Bentornati su Stelle Turche Rivelate, il canale dove entriamo nelle storie che ricordano quanto il cuore umano sappia essere fragile, potente e dolorosamente bello. Se è la prima volta che passate da qui, iscrivetevi, lasciate un like e unitevi alla nostra comunità di chi cerca emozioni autentiche e legami che non si dimenticano. Perché quella di oggi non è la solita rottura tra celebrità. È un racconto che somiglia a una poesia non scritta, dove il silenzio dice più di 1000 frasi. E due anime ci mostrano che, a volte, anche l'amore più profondo non regge il peso della vita. Questa è la storia di Cemre Arda e Gökberk YLDRM, un amore applaudito da milioni, oggi sospirato a bassa voce. Tutto è ricominciato, o così hanno voluto credere in molti, in una notte di luci e sfarzo a Istanbul, a un evento di moda dove il destino ha giocato uno dei suoi scherzi più crudeli. Cemre è arrivata avvolta in un bianco luminoso, il sorriso gentile ma lontano, come se stesse proteggendo qualcosa. Dall'altra parte della sala, Gökberk la osservava con una nostalgia che nessun obiettivo riusciva a domare, mescolata a quell'ammirazione che si concede solo a ciò che si è amato davvero. I flash scoppiavano come lampi, la gente mormorava, e per un attimo il mondo attorno a loro è diventato ovatta, quiete sospesa. Dietro le quinte, testimoni giurano di aver visto un rapido scambio di parole. Lui, con un sorriso che sapeva di dolce e amaro insieme, avrebbe sussurrato: «Non immaginavo di ritrovarti così». Lei, con lo sguardo abbassato su un punto invisibile, ha risposto piano: «Neanche io, eppure eccoci qui». Quell'attimo, sfuggito ai più, è bastato per innescare la tempesta. I bisbigli si sono fatti vento, riconciliazione in vista? Nuovo inizio? Le speranze sono rifiorite in un lampo, come se la loro storia potesse davvero voltare pagina senza guardare indietro. Eppure la verità aveva contorni più spigolosi. Qualche giorno dopo, Cemre ha concesso un'intervista che avrebbe rimesso tutto in discussione. La voce le tremava appena, gli occhi fissi a terra come se cercassero un equilibrio, quando ha pronunciato frasi che hanno gelato lo studio. Amare Gökberk è stato qualcosa di meraviglioso. Ma in quel sentimento ho smarrito parti di me. Se arrivi a non riconoscere chi sei nello specchio, forse l'amore, da solo, non basta. Nessuno ha osato interromperla. Nelle sue parole non c'era rancore, ma una verità lucida, tagliente proprio perché sincera. Ha aggiunto, quasi in un soffio: «Non voglio dire nulla di duro su di lui. È stato fondamentale nella mia vita. Ma adesso ho bisogno di ritrovarmi». Internet ha preso fuoco in pochi minuti. L'hashtag cancelletto Cemre Gökberk ha scalato le tendenze. I fan si sono divisi, chi applaudiva il coraggio di Cemre, e chi, ostinato, credeva che l'amore meritasse un'altra possibilità. Giornalisti e influencer hanno commentato: «Sta guarendo». «Non giudicatela», ha scritto una penna nota. Tra il frastuono, però, Gökberk è rimasto in silenzio. Poi, come un segnale quasi invisibile, ha smesso di seguire alcuni profili, perfino quelli legati a progetti del passato, e gli occhi dei fan non hanno mancato di notarlo. Era un passo verso il futuro? O solo un modo per proteggersi? Nessuno lo sapeva davvero. Pochi giorni più tardi, una telecamera lo ha sorpreso all'uscita di un ristorante a Bebek. Un cronista gli ha gridato: «Gökberk, hai sentito quello che ha detto Cemre?» Lui si è fermato un istante, ha guardato dritto nell'obiettivo e, con calma, ha risposto: «Se si è sentita persa, spero che ora si ritrovi. Quando l'ho amata, ho desiderato soltanto la sua felicità». Poi è salito in auto e se n'è andato. Bastavano poche parole per scatenare il diluvio. Non c'era rabbia. C'era una chiusura gentile. E, chissà, forse anche amore, in un'altra forma. Per chi ha seguito la loro parabola dagli esordi, quel momento ha avuto il sapore dell'ultima pagina di un romanzo che nessuno voleva finisse. Sono riemersi vecchi spezzoni delle interviste, le risate condivise, lo sguardo che parlava per loro quando la sceneggiatura taceva. Hanno ricordato l'intesa disarmante sul set, la naturalezza con cui trasformavano la finzione in verità emotiva, e quel filo sottile che li legava anche quando non si sfioravano. Ma oltre i riflettori c'era sempre stato il silenzio, pause lunghe, compromessi difficili, ferite forse mai veramente guarite. Nelle settimane successive, Cemre è scomparsa dalla scena pubblica. Ha cercato riparo nella famiglia, negli amici più intimi, nel lavoro. Le voci hanno cominciato a correre. Stava preparando un nuovo progetto, un dramma che racconta il percorso di una donna che si ricostruisce dopo aver perso l'amore. Le penne più attente hanno annotato la coincidenza, quasi poetica. La vita imita l'arte,
ha scritto un editorialista. Il personaggio cammina sullo stesso sentiero emotivo della sua interprete. Nel frattempo, Gökberk è apparso a una serata di beneficenza, composto, gentile, ma visibilmente più asciutto nel volto. Alla solita domanda su di lei, ha posato un sorriso lieve e ha detto: a volte amare significa anche lasciare andare. E tutti abbiamo bisogno di tempo per curarci. Una sola frase è diventata titolo ovunque. Milioni l'hanno condivisa con commenti come "così parla un uomo e la ama ancora, ma in modo diverso". È stato un addio? O una porta socchiusa? Online sono spuntate campagne di fan con lo slogan "cancelletto lasciateli in pace", per chiedere ai tabloid di smettere di macinare dolore. Ma altri non riuscivano a fermarsi. Forum pieni di teorie, congetture e trame parallele. C'era chi giurava che entrambi avessero postato il simbolo della luna nella stessa settimana. Altri mostravano foto sfocate, spacciate per incontri segreti. Realtà e fantasia si sono intrecciate fino a confondersi, e nessuno capiva più dove finisse il vero e dove cominciasse l'immaginazione. Poi, nel cuore di una notte quieta, è arrivata la sorpresa. Cemre ha condiviso una storia su Instagram, una foto della luna piena che si specchiava sul Bosforo, accompagnata da una frase breve come un brivido. Tutto ciò che luccica è passato attraverso la rottura. Il web è impazzito. Era un messaggio per Gökberk? Un'immagine della sua cura? Forse entrambe le cose. Perché la verità è che Cemre non voleva più essere definita da una storia d'amore, voleva definirsi da sola, con i propri passi, con i propri silenzi e le proprie scelte. Più avanti, in un'intervista a una rivista internazionale, ha spiegato con una lucidità che spiazza. La gente ci guarda sullo schermo e pensa che le nostre vite siano romantiche come i personaggi che interpretiamo. Ma non vede i dubbi, le notti senza sonno, la solitudine. Amare sotto i riflettori è come danzare sul filo di una lama. Ogni passo può farti male, eppure continui a ballare perché ami. Parole nude, poetiche, ferocemente vere. Hanno colpito chiunque abbia amato troppo, chiunque abbia lottato tra cuore e identità. Quasi a risponderle senza una sillaba, Gökberk ha pubblicato poco dopo una foto in bianco e nero di loro due, scattata su un set di anni fa. Nessuna didascalia. Soltanto un simbolo scritto, cuore spezzato. Milioni di reazioni. C'era chi lo ha letto come un addio definitivo, chi come un "ci tengo ancora" detto senza voce. Il dibattito ha acceso i commenti, e intanto il tempo ha cominciato a muovere il suo lavoro invisibile. Sono passati mesi. Cemre si prepara a guidare una nuova serie, nei panni di una donna che rimette insieme i frammenti, costruendo una vita altro da prima. In conferenza, ha sorriso breve e ha detto solo che si tratta di un ruolo che le chiede sincerità. Gökberk, invece, ha trovato rifugio nella musica. Parole che scivolano come malinconia, melodie che sanno di rimpianto e di luci che non si spengono mai del tutto. Le loro strade oggi paiono correre parallele, senza incrociarsi. Eppure, nel cuore di milioni di persone, Cemre Arda e Gökberk YLDRM restano intrecciati non per quello che hanno perduto, ma per ciò che hanno condiviso. Il loro amore è diventato più di una relazione. È una storia che appartiene a chiunque abbia amato, sofferto e imparato a ricominciare. Rivedendo il loro percorso, torna in mente quella sera di Istanbul. Due persone circondate dal clamore, ma in realtà sole con la propria verità. Lei che ha avuto il coraggio di dire che si era persa. Lui che ha saputo rispondere desiderandole serenità. Dentro questa semplicità c'è l'essenza di tutto. Avere cura dell'altro, anche quando ci si allontana. È una lezione che supera la loro fama e si allunga fino a noi, nelle nostre stanze, nei nostri dubbi, nelle nostre fotografie mai postate. Forse, col tempo, la memoria addolcirà i contorni. Forse, un giorno, rivedremo insieme quelle immagini in bianco e nero senza sentire il nodo alla gola. O forse l'amore, quando è stato così vero, non svanisce. Cambia forma, si travasa negli sguardi gentili, nelle canzoni che restano, nel modo in cui impari a volerti bene. E chissà se dietro quella luna sul Bosforo c'era una promessa, o soltanto una tregua. Forse era un saluto a un capitolo che ha saputo lasciare tracce luminose anche quando sembrava buio. A voi, che ci guardate, la domanda che brucia. Secondo voi la storia di Cemre e Gökberk è davvero finita? O l'amore sta aspettando il momento giusto per una nuova pagina? Vi è mai capitato di lasciare andare qualcuno non perché non lo amaste più, ma perché avete dovuto amare di più voi stessi? Raccontatecelo nei commenti.
E se questa storia vi ha toccato, ricordate di mettere un like, iscrivervi e unirvi alla famiglia di Stelle Turche Rivelate. Qui non inseguiamo pettegolezzi. Celebriamo le storie che ci rendono umani.